Hollywood 2025. Noi che perdimmo la pace o suon, non ci dicimmo mai perché. Vado, vai, rapina, omicidio. Bocca che vaso non ne vanno, non so sti bocca in pure te chiama e non risponde, può fa di spietta a me. Tenimmo già così, anima e cor, non ce la sammo più, manca per ora, sto desideriete, ma fa paura, campa con te, sempre con te. Siamo arrivati a Napoli, Io e la mia patatina. volevamo dire due cose. Niente, quando vedi tutte queste scolarette o le maestre, ha visto quante ce n'era? È perché ovviamente lo fanno per provare a salvare tutti questi ragazzetti dalla mafia. Già a scuola non ci vuole andare, se tu li tieni Vanno a nella... fare le gite Se tu li turistiche. tieni nell'aula, là li portano al porto, così almeno stanno con le maestre invece col don del clan. Guarda, dappertutto scolaresti, tutti in gruppo. No, ma guarda. Mentre un'altra cosa sono le targhe delle macchine. Visto che qui rubano un sacco di motorini, un sacco di macchine, le assicurazioni costano un fottio e quindi mandano proprio motorino in Romania o addirittura nelle Filippine. Ci sono anche un sacco di targhe filippine. Comprano l'assicurazione lì che costa molto meno e poi li rispediscono in Italia. Queste sono le due. Avreste già notato in 10 minuti. Questi vicoletti napoletani. Questi quartierini spagnoli sono proprio bellini. Sono questi? Allora io penso che ora stiamo percorrendo i quartieri spagnoli. Sono questi? Penso sì. Cosa ne pensi? Molto underground. Graffito di Pulcinella Underground. La vita è su una tombola. O un bingo. Guarda che vicolini. Sono vicoli minuscoli. Ora tra tutti questi vicoletti ci dovrebbe essere il murales di Maradona. Ah, guarda. Buonasera. Murales di Maradona. Senti, vieni qua. Sali queste scale. Giri la prima a destra. Vai dritto. Vedi, ci sta un sacco di gente. Ah, giustamente c'è un po'. Come ti chiami tu? Io Giulio. Zoe. Gioia. Zoe. Z-O-E. Ah, Giuseppe. Zoe. Gioè. Con la Z, la Z dura. Giuseppe. Qui Zorro. Giorgio. Poi, non me la... So forse che sono... E infatti, eccolo infatti il murales di Maradona. Quella lì è la finestra della casa di quello che abita lì, che ogni tanto apre e saluta perché c'ha la gente fissa qui a guardare. No, questi c'hanno tutto il mondo spinto. Sotto al murales ci hanno fatto un vero e proprio bordello di shop, di cose. Qua c'è un altro murales di Maradona un po' più ridotto. Cioè i quartieri spagnoli sono pieni di graffiti ovunque. Questa è la via Totoriana, c'è un sacco di graffiti relativi a Totò. Siamo fregati! Questi non si capiscono se stanno rubando un motorino, se stanno disattivando un antifurto. Boh. Giulio ha bisogno di confessarsi davanti al santino. Altro santino nei quartieri spagnoli. Allora siamo in via Toledo, che praticamente delimita tutti i quartieri spagnoli che sono in queste viuzze minuscole. Questa è Napoli sotterrata, Sotto via Toledo c'è Napoli sotterrata. Invece che Napoli sotterranea, Napoli stratosferica. Attenzione, la polizia va nei quartieri spagnoli, pieno di spaccio e senza caschi. Senza casco con i bambini. I quartieri spagnoli che vanno tutto su, tutto illuminato. Le scale per il paradiso. Che buono, perdi un piede a fare tutte queste scale. Abbiamo preso il biglietto per la funicolare per vedere Napoli dall'alto. Più precisamente i quartieri spagnoli, tutti illuminati. Eccoci, Napoli dall'alto. Bello. Ora facciamo tutta la scalinata per ritornare ai quartieri spagnoli. Qui un'altra chiesa col Cristo che ti abbraccia. Chiesa dei quartieri spagnoli. Siamo entrati in chiesa e c'è un prete che fa la messa. Giulio è molto interessato.
Poi quartieri spagnoli pieni di santini, ovunque. Questo è un santino degli anime. Mi piace un doppello. Una folla assurda. E stanno tutti a ballare. Guarda, tutti a fare i video. Ma che è? L'atelier da Marinello. E qui abbiamo l'inizio di Spacca Napoli. Oh, bella la chiesa lassù in cima, guarda. E continua in questa viozza che divide tutta Napoli. Spacca Napoli, ecco. Siamo qui a Spacca Napoli, che sarebbe la via che divide Napoli in due, giusto? Yes, ora si va a risalutare il Tarchiatello. Il Tarchiatello che ha inculato Giulio 20 euro per un anello. Per questo anello, e però cazzo è quello da signore dell'anello. Però in realtà via Spacca Napoli non si chiama via, cioè non è che è via Spacca, si chiama Domenico qualcosa. Composta da più vie. È composta da più vie, via Spacca Napoli solamente perché spacca Napoli in due. Che poi anche via Toledo spacca Napoli in due tecnicamente. No, Giulio non è d'accordo. Spacca Napoli taglia a metà dentro quartieri spagnoli e poi li collega alla parte antica, Ah. che è questa dove siamo in questo momento. Poi un'altra cosa molto particolare di Napoli è che ci sono sempre i clacson che claxano ad ogni ora del giorno. Eccolo! Poi un'altra cosa particolare di Napoli, ci sono sempre gli sbirri fissi sotto il nostro albergo, sempre. E poi girano per tutta la città. E qui gli sbirri, Giulio dice che... Sono rispettati dalla gente non è mafiosa, li vuole bene. Giorno 2 a Napoli. Oggi Giulio dove si va? Pompei? Allora, siamo andati a un'agenzia turistica e ci hanno dato i biglietti per Pompei. 48 euro, andata e ritorno col bus, più entrata per 2 persone Pompei. Io, è la festa della nonna, quindi entro gratis, e quel ragazzo laggiù, se sei sotto 25 anni paghi di meno. Bom! Ora si va a fare una bella colazione e poi si prende il bus. Contrabbandieri, squalo 73. Allora, quello che si sta percorrendo ora è il foro civile, che praticamente era il centro della vita quotidiana della città. E su questo foro si affiancano tutte le strutture più importanti, l'amministrazione della città, per la giustizia della città, mentre tutte queste altre sono le case romane, le classiche domus. C'erano le stanze da letto, i beni di servizio, le stanze da pranzo e da soggiorno. Dentro questo buco c'è un cesso. Questo sarà stato il soggiorno. E poi qui l'unica camera. I più ricchi avevano pure una vasca e un giardino. E queste domus erano dotate di pareti affrescate dai colori vivaci, che tra l'altro alcune sono ancora presenti. Questo era un bel riccone. E questi erano i panifici e c'erano queste grandi macine di pietra lavica. Poi c'era il forno dove cuocevano e facevano il pane. 36 panifici esistono a Pompei. Questi erano luoghi dove si servivano bevande e cibi caldi, conservati in grandi giare, le doila, che erano incastonati in questi buchi qui. Salve, desidera una bibita calda? Amo, questo vedi, c'è tutte, oh, questo era il mio amico, come si chiama? Collega. È morto il tavernaio. L'hanno trafugati. No, è scappato il cadavere, non c'è. Sallustio non c'è più, è scappato. Percorriamo via Stabina per raggiungere i quartieri dei teatri. Luogo destinato allo svago e al divertimento. Wow. Eccolo il teatro grande. Lì facevano gli spettacoli. Un teatro che ospitava più di 5.000 persone, La via dell'abbondanza che ci porta all'anfiteatro, che è il più antico tra quelli noti nel mondo romano, Boh, questo accoglieva 20.000 spettatori. Cioè era così grande e così importante che venivano anche, cioè ci andavano anche persone fuori da Pompei. Queste erano le terme? Sì, utilizzavano le terme sia i romani che i pompeiani e c'erano ben 5 complessi di terme. C'era l'acqua. Sì, qui c'è tutta l'acqua. Questi erano magari gli spogliatoi. Questo era all'esterno.
Tour di Pompei finito. Finisce. Considerazioni? Molto bella, underground, anche Pompei, proprio letteralmente. Purtroppo abbiamo visto pochi cadaveri, pensavamo di vedere più cadaveri, ma ci sono solo rovine. La parte più bella per te qual è stata? La piazza principale e L'anfiteatro. quello grande. A me invece mi piace vedere il Vesuvio da Pompei perché ti immagini che qualcosa è esploso, ha sotterrato tutti e ha ucciso tutti quanti. Oggi è il giorno? Vesuvio! Oggi è il giorno numero 3 e si va al Vesuvio. Facimmo un spagnolo catanimma mare. Sulla bocca del vulcano, sperando che non erutti. Là c'è il Golfo di Napoli. Siamo arrivati, questo è il cratere e da lì esce del fumo. Ecco lì. Pandini 4x4 che arrivano anche sul Monte Vesuvio. Dal 1995 c'è il divieto assoluto di prelevare i materiali. Monitoraggio del falco pellegrino attraverso quei pannelli fotovoltaici perché dice che c'è un sito di riproduzione all'interno del vulcano. Giulio che fa? Vuole comprare qualcosa il turista. Fa vedere il tuo bell'anello. Tecnicamente da questo lato ci dovrebbe essere Pompei, ma troppo lontane per vederle. Luca Nono, chi non repara quinta. Scende parecchio. Si sta giù sottoterra. Wow. Chiusa. Questi sono cessi, di qua, queste saranno le docce forse. Queste sono bombe disinnescate e questo è un pozzo che hanno chiuso. Questo è l'unico pozzo aperto, ma li chiudevano perché sennò ci buttavano le bombe dentro e esplodeva tutto. Ovviamente qui sotto c'erano quei bambini che scrivevano sul muro anche messaggi abbastanza inquietanti. Ora si passa in un buco, un cunicolo completamente al buio, con tutta questa gente. Cioè, ti viene la claustrofobia. Se claustrofobia ti senti male. No, bevi. Siamo usciti da quel buco buio e tempestoso. Praticamente queste cisterne servivano per avere acqua pulita per i soldati che stavano qua sotto durante i bombardamenti. Questo ovviamente mettono è acqua non potabile e qui stantia da chissà quanto. E da qui scendeva l'acqua pulita che veniva ricambiata, veniva usata qua. Quelli sono. Noi siamo in questa casa, ora si scende da qua, si va a vedere il teatro. Ha spostato il letto e ha aperto sto coso. Si è richiuso. Oh papà mia semsi, tutti e due già stanno male. Eccoci qui in stazione centrale con la vacanza finita. Stanchi morti, Allora, abbiamo speso in totale 600 euro a testa. 600 euro a testa tra albergo, treni, Viaggio. cibo, cazzate varie. Meglio, sto peggio di te. Dai, passi uno, ti racconto la mia storia, ma sto peggio di te. Poi ti regalo una patatina al bemo. Finiamo anche la fotografia, mamma.